Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Dixitime Pharma Group SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'ha Dixitime? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dixitime durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Dixitime? Dixitime è un farmaco a base del principio attivo piracetam, appartenente alla categoria degli psicostimolanti e nello specifico altri psicostimolanti e nootropi. È commercializzato in Italia dall'azienda Pharma Group SRL. Dixitime può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Dixitime 200 mg/ml soluzione orale e iniettabile 10 fiale da 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pharma Group SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo piracetam. Gruppo terapeutico psicostimolanti. Forma farmaceutica. Soluzione: uso interno. Indicazioni: trattamento del mioclono corticale, immunoterapia o in combinazione con altri farmaci. Posologia. Il dosaggio giornaliero, suddiviso in 2 o 3 somministrazioni, deve cominciare con 7,2 g incrementabili di 4,8 g ogni 3 o 4 giorni fino ad un massimo di 24 g. Il trattamento con altri medicinali antimioclonici deve essere mantenuto al medesimo dosaggio. A seconda del beneficio clinico ottenuto, se possibile, deve essere ridotto il dosaggio degli altri prodotti medicinali di questo tipo. Una volta iniziato, il trattamento con piracetam deve essere proseguito finché copyright persiste il disturbo cerebrale originario. In pazienti con un episodio acuto si può verificare una evoluzione spontanea nel tempo e pertanto, ogni 6 mesi, deve essere fatto un tentativo di decrescere o interrompere il trattamento farmacologico. Questo deve essere eseguito mediante la riduzione della dose di piracetam di 1,2 g ogni 2 giorni, ogni 3 o 4 giorni in caso di sindrome di Lance-Adams, al fine di prevenire la possibilità di una improvvisa ricaduta o di crisi da interruzione. Adattamento del dosaggio negli anziani. Un adattamento del dosaggio è raccomandato nei pazienti anziani con compromissione della funzione renale, vedere Euros. Adattamento del dosaggio in pazienti con insufficienza renale a Euro SPA sotto. Per un trattamento a lungo termine negli anziani, è richiesta la regolare valutazione della clearance della creatinina per permettere, se necessario, un adattamento del dosaggio. Adattamento del dosaggio in pazienti con insufficienza renale. La dose giornaliera deve essere individualizzata in accordo con la funzione renale. Fare riferimento alla seguente tabella ed adattare il dosaggio come indicato. Per utilizzare questa tabella posologica è necessaria una stima della clearance della creatinina, CLCR, del paziente espressa in ml/min. La CLCR in ml/min può essere valutata a partire dalla determinazione della creatinina sierica, mg/dl, usando la seguente formula. CLCR uguale 140 euro età, anni, x peso, chilogrammi, 72 x creatinina serica, mg/dl, x 0,85 per le donne. Gruppo clearance della creatinina, ml/min. Dose e frequenza normale a 0,80. Dose giornaliera tipica, divisa in dosi, da 2 a 4. Lieve 50, 79. 2/3 della dose tipica giornaliera, divisa in 2 o 3 dosi. Moderata 30, 49. 1/3 della dose tipica giornaliera, divisa in 2 dosi. Severa 30. 1/6 della dose tipica giornaliera, una singola assunzione. Malattia renale allo stato terminale. Controindicato. Adattamento del dosaggio in pazienti con insufficienza epatica. Non è necessario un adattamento del dosaggio nei pazienti affetti da sola insufficienza epatica. Nel caso di pazienti con insufficienza epatica e renale, si raccomanda un adattamento della dose, vedere Euros. Adattamento del dosaggio in pazienti con insufficienza renale a Euro SPA sopra. Modo di somministrazione. Piracetam deve essere somministrato per via orale e può essere assunto con o senza cibo. Si raccomanda di assumere la dose giornaliera, suddividendola in parti uguali, da assumere da 2 a 4 volte al giorno. Quando si rende necessaria la somministrazione parenterale, ad esempio in caso di difficoltà di deglutizione, stato di incoscienza, il piracetam può essere somministrato per via endovenosa alla stessa dose giornaliera raccomandata.
La soluzione iniettabile in fiale deve essere somministrata per via endovenosa tramite iniezione della durata di diversi minuti. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad altri derivati del pirrolidone o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Piracetam A controindicato in pazienti con emorragia cerebrale. Piracetam A controindicato in pazienti con malattia renale allo stadio terminale. Piracetam non deve essere usato in pazienti affetti da corea di Huntington. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetti sull'aggregazione piastrinica. A causa dell'effetto del piracetam sull'aggregazione piastrinica, si raccomanda cautela in pazienti con grave emorragia, pazienti a rischio di sanguinamento come nei casi di ulcera gastrointestinale, pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacocinetiche. Dal momento che circa il 90% della dose di piracetam viene escreta nell'urina in forma immodificata, ci si attende un basso potenziale di interazione farmacologica che possa causare variazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere dizitam durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere dizitam durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati adeguati sull'uso di piracetam nelle donne in gravidanza. Studi sugli animali non hanno fornito indicazioni di effetti nocivi diretti o indiretti sulla gravidanza, sullo sviluppo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Sulla base degli eventi avversi osservati con l'uso del farmaco, deve essere considerato che il piracetam può interferire sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Studi clinici in doppio cieco, controllati con placebo o studi di farmacologia clinica, sui quali sono disponibili dati di sicurezza, estratti dalla banca dati dell'UCB, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati segnalati ulteriori eventi avversi specificamente correlati al sovradosaggio con piracetam. Il sovradosaggio più elevato riportato con piracetam ha riguardato l'assunzione di 75 g per via orale associata a diarrea emorragica con dolore addominale, che è stata più probabilmente causata dalla dose estremamente elevata di sorbitolo contenuto nella formulazione usata. Trattamento. In caso di sovradosaggio acuto e significativo, si può procedere allo svuotamento dello stomaco attraverso lavanda gastrica o induzione dell'emesi. Non esistono antidoti specifici per il sovradosaggio di piracetam. Il trattamento sarà quindi sintomatico e potrà includere l'emodialisi. L'efficienza di estrazione del dializzatore per il piracetam è circa 50-60%. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Psicostimolanti e nootropi, codice ATC. N06BX03. Il principio attivo, il piracetam, ha un pirrolidone, 2-oxo, 1-pirrolidinacetamide, un derivato ciclico dell'acido gamma-aminobutirrico, GABA. I dati disponibili suggeriscono che il meccanismo, proprietà farmacocinetiche, assorbimento. Il piracetam ha assorbito rapidamente e quasi completamente per via orale con biodisponibilità assoluta prossima al 100%. Nei soggetti a digiuno, le concentrazioni plasmatiche di picco sono raggiunte 1. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici indicano che il piracetam ha una bassa tossicità potenziale. Studi su singole dosi non hanno dimostrato alcuna tossicità irreversibile a seguito di dosi orali di 10 g/kg. Elenco degli eccipienti: sodio acetato triidrato, acido acetico glaciale, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.